Ragazzi, oggi vi parlerò di una cosa fondamentale per il nostro camper. Ma prima... Ok, ora siamo pronti. Oggi ragazzi vi parleremo dell'impianto elettrico, che per noi è fondamentale, perché noi vogliamo ottenere un camper totalmente gas free e quindi indipendente. Quindi oggi andremo insieme a vedere due prodotti che ci sono stati inviati gentilmente da Litime, che andranno a completare questa camperizzazione, che sono l'inverter della Litime da 3000 watt e il suo battery monitor, in modo da avere monitoraggio completo di tutto il sistema, che andremo ad aggiungere alla batteria che abbiamo già precedentemente recensito da 140 ampere. Successivamente andremo a effettuare altri upgrade, ma adesso andiamo ad aprire questi prodotti e vediamo cosa si trova al loro interno. Ragazzi, aprendo questi due pacchi si apre ufficialmente un nuovo capitolo, l'impianto elettrico del camper. Vi porteremo con noi passo passo, vi mostreremo tutto l'assemblaggio e vi spiegheremo in modo semplice come funziona ogni singolo prodotto che abbiamo scelto con tanta attenzione. Ovviamente questo è il nostro impianto, fatto da noi, e potrebbe essere uno spunto utile anche per voi se state pensando a qualcosa di simile. Veramente un gioiellino. Allora ragazzi, ci vengono forniti anche dei cavi, saranno sicuramente da 70 mm se non sbaglio, ora lo andiamo a scoprire. Come potete vedere sono due cavi uniti a un capocorda, invece di un singolo conduttore vengono forniti in questo modo, sicuramente per un fattore di flessibilità. A paragone di questi due cavi dovremmo avere un cavo da 70 mm. Vorrei specificare che questo cavo ha un capocorda misura M6, che è l'entrata del nostro inverter, mentre dall'altro capo abbiamo la misura M8, che è l'entrata del polo della nostra batteria. Troviamo anche dei fisher sicuramente per il fissaggio a parete e un cavo di messa a terra. Troviamo anche all'interno un monitor per il controllo da remoto di questo inverter, e in seguito andremo a vedere anche le sue caratteristiche. Io direi che è arrivato il momento di andare a togliere fuori questo inverter. Ok, pesantuccio. Ragazzi, questo inverter ci pesa soltanto 3 kg, è totalmente in alluminio, ma togliamo queste plastiche per andare a vederlo meglio. All'interno troviamo i manuali e la garanzia. Ragazzi, io direi che all'apparenza sembra veramente di ottima qualità. Esternamente potete vedere che è fatto totalmente in alluminio. Questo è un ottimo fattore per quanto riguarda il raffreddamento del nostro inverter. E io direi però di passare adesso ad aprire anche il battery monitor per vedere cosa troviamo al suo interno. Allora, all'interno del battery monitor possiamo trovare un comodo manuale che ci spiega come effettuare ovviamente tutto il collegamento. Ecco ragazzi, allora all'interno troviamo il monitor e lo shunt, che permetterà ovviamente al monitor di rilevare tutti quanti i dati. Troviamo anche un piccolo cacciavitino che piacerà molto a Giustina, che è piccolino. Amore, funziona pure il colore, è bellissimo. Ci viene fornito ovviamente il cavetto di alimentazione e il cavetto per collegarlo allo shunt. Ragazzi, per quanto riguarda questo battery monitor, praticamente troviamo solo il collegamento all'esterno, nella parte posteriore, per collegare il nostro shunt, che ci darà tutti i dati del nostro impianto. Ragazzi, quindi direi, una volta che abbiamo spacchettato tutto quanto, dobbiamo andare a testare tutti questi prodotti per capire l'efficienza e anche per darvi un feedback di questo inverter, di questo battery monitor, per capire se è una valida alternativa ai vari marchi blasonati che possiamo trovare sul mercato. Noi possiamo dire che Litime ci ha sempre dato l'idea di essere un marchio solido e affidabile. Grazie a Camperito abbiamo avuto l'opportunità di poterlo testare anche per voi, quindi di darvi il nostro feedback per quanto riguarda un impianto elettrico senza andare a spendere una cifra enorme, che è anche il nostro caso, perché altrimenti saremmo fuori budget, anche se forse già lo siamo. In realtà. Volevo anche specificare che 3000 watt ci serviranno perché noi dovremmo andare a inserire anche un piano cottura a induzione, e quindi quello avrà un impatto maggiore sul nostro impianto elettrico, e questo inverter quindi farà il caso nostro. La nostra batteria non potrà andare ad alimentare totalmente 3 kW, perché questa batteria ha un BMS che a 150 A dovrebbe staccare l'alimentazione, e quindi noi andremo a effettuare l'assemblaggio di tutti questi componenti, andando a effettuare alcuni test momentaneamente per la capacità di questa batteria. Quindi per sapere quanta potenza possiamo sfruttare basta moltiplicare i volt per gli ampere della nostra batteria e otteniamo circa 1700 watt. Quindi ragazzi, vorremmo anche cogliere l'occasione per ringraziare Litime, che ci permette di testare questi prodotti e di metterli all'interno della nostra camperizzazione. Ragazzi, è arrivato il momento di andare ad effettuare l'assemblaggio. Abbiamo anche ordinato altri componenti che vi farò subito vedere, che servono per completare questa installazione. Prima di tutto, per una questione di sicurezza dobbiamo inserire dei fusibili. In questo caso noi abbiamo effettuato dei calcoli e abbiamo acquistato un fusibile riarmabile. Cosa significa? Questo fusibile ha la stessa funzione di un fusibile normale, quindi che arrivata a una certa potenza interrompe il flusso di corrente, mentre in questo caso questo fusibile si può riarmare. Nel caso in cui la corrente supera, in questo caso i 300 A, che noi abbiamo preso leggermente più alto rispetto alla batteria che andremo a utilizzare,
utilizzare perché successivamente andremo ad aggiungere altre batterie. Quindi semplicemente ragazzi, una volta che lui si andrà a disarmare, noi dovremmo semplicemente andarlo a riarmare manualmente e quindi tornerà a fare la sua funzione senza la necessità quindi di comprare un nuovo fusibile. Oltre a questo dispositivo abbiamo dovuto prendere un magnetotermico differenziale, praticamente quello che troviamo tutti, che abbiamo tutti a casa, perché avendo in uscita la 220 dal nostro inverter necessita di un salvavita, quindi di un dispositivo che nel caso di un cortocircuito si vada ad attivare la funzione salvavita e quindi ci vada a proteggere. Quindi abbiamo anche preso un dispositivo per l'alloggiamento di questo magnetotermico e quindi questi dispositivi serviranno per rendere tutto questo impianto funzionale e sicuro allo stesso tempo. Se vi interessano tutti questi prodotti ragazzi li potete trovare in descrizione, accedendo tramite questi link supporterete anche automaticamente il nostro canale. Ma io direi di andare a banco e iniziare quindi l'installazione. Ragazzi, come potete vedere la nostra intenzione è di andare a creare un box dove inseriremo tutti questi componenti. Quindi inseriremo delle tavole tra inverter e batteria, creeremo degli alloggi dove inseriremo il nostro fusibile, il nostro magnetotermico e anche il nostro battery monitor. In questo caso ci siamo resi conto che giustamente ci serve un altro pezzo di cavo che vada dal nostro fusibile riarmabile al nostro polo positivo della batteria. Inserendo questo cavo colleghiamo il nostro fusibile riarmabile e dal fusibile riarmabile dobbiamo effettuare un altro collegamento al polo positivo della nostra batteria. Quindi per l'assemblaggio abbiamo bisogno di aggiungere un cavo ulteriore. Visto la situazione io opterei per sostituire questo cavo con un cavo da 70 mm direttamente. Quindi in questo caso abbiamo bisogno di due capicorda, un capocorda M6 per quanto riguarda il collegamento dal nostro inverter e un capocorda misura M8 per quanto riguarda il collegamento della nostra batteria. Ma nel frattempo andiamo a crearci il box per il nostro impianto. Ragazzi, ora vi faccio vedere come ho pensato perché lei sta facendo altro, vedete? Sto aggiustando i sottotitoli. Allora ragazzi, per creare questo box ho pensato di creare una cosa a 45 gradi dove qui dietro faremo passare dei cavi, quindi tutto il cablaggio che va dal nostro inverter passerà qui dentro, ci andrà al nostro fusibile e dal nostro fusibile forando andrà alla nostra batteria. Il monitor stessa cosa, avrà lo spazio qui, metteremo lo shunt che collegherà il nostro monitor. Per quanto riguarda l'uscita della parte elettrica, noi da qui prenderemo la 220, la faremo passare e la faremo andare nella cassetta del nostro salvavita. Su questa parte poi alloggerà una presa asciugo dove potremo finalmente collegarci e provare a spremere questo inverter e a vedere se questo impianto alla fine funzionerà. Ragazzi, io direi di andare insieme a costruirci questo banchetto, andare a verniciarlo e a renderlo un pochettino carino. Io lo farei anche portatile, in modo tale che si possa prendere comodamente e si possa portare anche dentro il camper, quindi magari se ne va la corrente riusciamo a sfruttarlo dentro il camper. Come prima cosa mi andrei a creare questi triangolini che supporteranno il nostro pannello superiore. Dopodiché dovremo andare a crearci dei listelli strutturali che andranno in questa posizione, che ci terranno quindi la nostra tavola superiore ben rinforzata e che daranno struttura al tutto. Ragazzi, abbiamo cambiato la tavola con una da 9 mm tagliata a 45 gradi da un lato e dall'altro, così noi potremo andarla a fissare tra le due tavole. Inseriamo la nostra tavola. Ti faccio la linea, così la appoggi sopra. Vai, fallo adesso, va. Ok, sopra. Ok. Ok, direi adesso di segnarci questi due listellini sottostanti e andare a fissarci la tavola di sotto, quindi a questa struttura. Ecco qua ragazzi, qui alloggerà tutto il nostro impianto. Come vedete sembra una casetta, qua una tettoia, mettiamo due sedie a sdraio e ci riposiamo. Come vi sembra? Direi che non è male. Quindi andiamo ad alloggiarci tutti quanti i nostri dispositivi, ma prima direi di andare a dargli un po' di colore. Ragazzi, siamo pronti per andare a verniciarci questo banchettino per questo impianto e Giustina è attrezzata per poterlo verniciare, quindi si occuperà lei della verniciatura. Perché quando si tratta di verniciare, almeno Michael mi lascia fare. Ragazzi, andiamo ad utilizzare una rimanenza di vernice che avevamo di colore nero, in modo anche da poterla smaltire, altrimenti si sarebbe rovinata del tutto, perché già abbastanza rovinata. Vai Giustina, vedi come va. Che ne dite ragazzi, se la cava?
Ti piace verniciare, eh? Mi serve la vernice. Arrivo subito. Devo finire al massimo. Ragazzi, vernice completata. Ora la lasciamo asciugare bene e poi andremo a montare tutti quanti i componenti. Dita incrociate, che non sia troppo invecchiata e che non rimanga appiccicosa e poi dobbiamo rifare tutto. Complimenti. Abbiamo fatto la casetta per gli uccelli. Complimenti. Cosa stiamo registrando? Cosa stiamo Che registrando? registriamo, raga? Ti servo? Ti servo? Sì, Mi dici che no. sei la mia schiava. Non ti È schiavo. normale che mi servi. Sei la Non mia ti schiava. schiavo. Ho detto se ti servo, no se ti schiavo. Mi serve, sei la mia schiava. La smetti di sporcarti? E tu la smetti di pulirmi. Va bene. Stati lordo tutto un video. Va bene così, secondo te? Così fai amicizia con Feta. Ma io la fisseria, mannaia, si rompivo. Ma tu ti rendi conto? Si è rotta, si è spezzata. E se mettevi un altro po' di forza? Eh no! Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e scriverci un commento se hai qualcosa da dirci. Per oggi questo video finisce qui. Abbiamo concluso aspettando che questo smalto asciugasse e direi che ci ha messo più del dovuto, probabilmente per via della sua consistenza. Nel prossimo video faremo vedere l'assemblaggio di questo impianto, come collegheremo tutti i cavi e poi anche i test per capire se abbiamo ragionato bene e se tutto l'impianto funziona a dovere. Grazie di essere stati con noi anche oggi, un bacione grande e a presto, ciao!